Ciao amici, Gianni Bravo is back, come dico sempre. Vengo da qualche giorno di reaction più o meno sull'Eurovision e sulle canzoni dell'Eurovision. Oggi, in questo momento, andiamo a commentare quella che è la canzone francese. E ancora prima di iniziare a commentarla volevo dire due piccole cose relativamente a quanti non conoscono, chiaramente molti, il mio canale. Spiego in due parole. Io ho fatto musica per tutta la vita, anche se come professione sono stato e sono uno stilista di moda, in particolare calzature, e pertanto ho passato tutta la mia vita tra moda e musica. Ma quello che voglio dire è che commentare in questi giorni non è semplice. Parlare con leggerezza di musica, di canzoni è abbastanza faticoso, ma come il commento di uno che segue in parte il canale, quando ho detto che forse non era il caso di continuare, mi ha scritto: ma forse è anche piacevole ogni tanto togliersi la maschera antigas e pensare ad altro, e questo forse dà un senso anche a quello che stiamo facendo. Normalmente le mie reaction le faccio in inglese, ma questa, anche data la vicinanza culturale con la Francia, preferisco farla in italiano. Metterò chiaramente i sottotitoli in tutte le lingue. E quindi niente, prima di vedere il video, che peraltro non ho guardato per intero, al di là di un piccolo spoiler che ho fatto non tanto sul video quanto sui protagonisti e sulla canzone, so che la canzone è cantata in bretone, credo, e su questo poi mi piacerà proprio fare un commento particolare. Andiamoci a guardare la performance e poi facciamo le nostre considerazioni musicali e non solo.
Kreis an die Guaden et danse à brûler. Ma c'è molto da dire. Vabbè, volendo fare un discorso al momento semplicistico diciamo, sulla musica e sul brano, interessante il fatto che sia cantato in un'antica lingua bretone e quindi di una cultura che si rifà probabilmente addirittura ancora prima dei latini, diciamo, tra virgolette, come lingua neolatina, quella francese, ma questo è fantastico, ma per tanti motivi. Musicalmente è carina assolutamente questo gioco etnico pop che vede quest'anno molti protagonisti che in qualche modo presentano questo concetto molto interessante di ripresentare in questo linguaggio musicale che trovo interessante e anche molto interessante punto. Ma quello che voglio dire relativamente in particolare alla Francia, che insomma storicamente ha sempre raccontato all'interno di manifestazioni internazionali quella che poi storicamente conosciamo di più, quindi nella musica francese con protagoniste che insomma ci rimandano, già se pensiamo alla scorsa edizione con il brano Voilà, bellissima peraltro, che rimandava insomma a una tradizione di una Francia musicale che insomma si racconta attraverso, insomma, a partire dalla immensa Edith Piaf a Mireille Mathieu, insomma ha un mondo che insomma chi ha un po' ascoltato musica conosce insomma come matrice francese in tutta la sua bellezza. Insomma io poi insomma da ragazzo ero innamorato anche da François Hardy alla Mathieu stessa, ma che la Francia, che l'anno scorso peraltro ha quasi sfiorato la vittoria, anzi con la contesa poi con i nostri, tra virgolette, italiani, Maneskin, e con la sua canzone che peraltro per un momento insomma c'è stata anche una contesa su chi avesse vinto o no, ma poi io credo che nella musica vince sempre il pubblico quando premia gli artisti, e credo che l'artista francese sia assolutamente uscita vincitrice indipendentemente da chi ha poi vinto la manifestazione. Ma quello che voglio dire io è che il messaggio che ci arriva dalla Francia, e quindi esco un po' da quella che è poi la volontà insomma di vincere a tutti i costi in una manifestazione, che in questo momento dove qualcuno nel mondo forse vuole cancellare intere identità che vengono ripresentate, tradizioni, culture antiche, forse molto spesso dimenticate, io credo che questo faccia onore alla Francia. Io mi auguro che i francesi facciano strike all'Eurovision, ma solo perché hanno avuto anche il coraggio di premiare questo tipo di racconto musicale in una manifestazione che sì, per leggerezza, come ho detto in altre occasioni, tutti vogliono vincere in qualche modo per vari motivi, ma che poi in realtà in questo momento quello che deve vincere è proprio questo racconto delle nazioni, delle tradizioni che ci raccontano, molto spesso dimenticate. E quindi la mia considerazione ultima, in questo caso dico viva la Francia. Sono felice che la Francia abbia fatto che abbia premiato questa canzone e che abbia presentato questo brano, indipendentemente da tutti quelli che possono essere i commenti relativamente al brano, che peraltro è molto bello e molto interessante, ma io premio veramente con grande convinzione questa scelta francese. E quindi da italiano, che molto spesso noi italiani veniamo descritti come quasi antagonisti dei nostri
amici francesi, invece io dico vive la France. Ciao amici, e come dico sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.